Eccoci per Michela. Ciao Monica. Ciao. Terza sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Michela ci mostra un gabbiano che sta volando nel cielo, sotto c'è il mare. Lei lo guarda ed è come se volesse essere il gabbiano stesso. Ti dà l'autorizzazione? Sì, 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 assolutamente. Vedo che è come se stesse cercando di tirare tutti i fili, delle sue varie parti della vita e le sta cercando di tirare tutte quante a sé. E dice sì, facciamo questo. Nome del progetto per la terza volta di Michela. Veniva da te il Mi rumore? viene, sì, Ah, ok, niente. Gulliver. Sì, sì, sì. Eh, Volontà e amicizia. Vedo come se la sua anima stesse cercando in tutti i modi di sostenerla, incentivando la sua volontà, la sua forza e la sua determinazione. E gli dice anche che l'amicizia può essere molto importante nella sua vita. Vuole che lei si accorga dell'amicizia. Nome dell'anima. Mi viene yellow, giallo, Nome dello spirito. blu notte. Blu notte. Mm. Vibrazione di Michela. 25 miliardi, Consapevolezza. 186, Mm. PS. 47, Vite. 1322, Cervello. 10,4, Suscettibilità ipnotica. circa 60, 3D. 63, Vivacità animica. 100. Michela, sono ottimi valori. Vibrazione solida con le spalle larghe, alta consapevolezza, 186, poche vite, molto belli valori, molto molto belli. Entità eteriche che, poverine, sono riuscite comunque a farsi strada in questo quadro ottimo. C'è un uomo del tempo che la vuole portare verso linee temporali che sono complicate e magari apparentemente senza via d'uscita. Oppure in alternativa vorrebbe portarla verso linee temporali insignificanti, di scarsa importanza. Poi c'è un coccodrillo che vuole giocare sulla sua stabilità emotiva e quando può genera in lei nervosismo e tristezza. Non ne vedo altre. Mentali. Ne vedo una sola di livello 3 e si chiama sfiducia. È come se volesse tirarla giù di morale e per farlo utilizza l'arma del pessimismo, eh, appunto della sfiducia, a volte anche della malinconia. Impianti. C'è una specie di cappello di paglia è stretto. Ed è come se le desse la sensazione a volte gli scoppia la testa.
per i pensieri, per i ricordi. E poi questo cappello è fatto da una tesa larga tutta intorno che vorrebbe come produrre una zona di ombra, quindi diciamo così di tristezza, appunto, e di pessimismo. E basta. Ok. Monica, causa esoterica dei tanti traslochi da 6 anni a questa, scusami, da 5 anni a questa parte, insomma, no, 6 anni a questa parte, 5 traslochi. Due addirittura nello stesso anno. Ho provato ad accennarglielo perché quello che proprio mi è arrivato quando lei parlava di questi traslochi era la parola madre. E in effetti lei, diciamo così, che è come se non si fosse mai sentita davvero al sicuro, mentre la madre dovrebbe essere una figura di riferimento di questo tipo, che ci potrebbe dare, no? La protezione, la tutela, Mhm. potrebbe, diciamo così, difenderci, recuperarci nelle difficoltà. Invece la madre è stata al contrario, diciamo, un difficile esempio a cui guardare. Chiamiamola. E vediamo se viene. Sono passati un po' di Sì, anni, no, Michela? Sì. sì, sì, sì. È venuta con questa bottiglia verde con un'etichetta che sembra un po' scollata, vecchia. Era legata Non, all'alcolismo, sì. non c'era altro, non esisteva altro. Era in cima ai miei pensieri questo. E adesso cosa fa? Adesso è come se fosse a curare un giardino di rose. In questo specifico momento non vedo lei, ma vedo solamente un giardino di tante rose di diverse varietà che sono state curate da lei. Ce ne mostra una di rosa. Sì, è una rosa che lei ha anche creato in onore di sua figlia, di Michela, Di che ed colore? è la rosa Michela, è una rosa blu, blu con delle venature un po' viola. Mhm. Come le unghie di Michela adesso. Sì, è vero, è vero. Un lapislazzuli quasi. È Sì, proprio sì, sì, quel sì, sì. tono di colore lì, il blu in questione. La rosa Oh, Michela. c'è qualcosa che ha a che fare con degli occhi, che ha questo blu. Adesso sinceramente non ho visto il colore degli occhi di Michela, o se qualcuno ha gli occhi blu. Verdi, giusto? Hai detto. Ok. E come vede la sua passata vita, visto che c'era solo il bicchiere, la bottiglia? Adesso che visione ha? La stessa? Ho calpestato la mia dignità. Non sapevo quale fosse la mia natura. Pensavo di essere un tappeto, su cui ci si doveva pulire le scarpe. Non comprendevo che c'era del divino in me. Adesso l'ha compreso. Lei dice io ero una carta assorbente, assorbivo il male. Eh, eh, Poi qua ho imparato a vivere nel profumo, nel colore e nel rispetto. Michela, Pensavo che mi si potesse fare qualunque cosa. Michela è rumena, la mamma era rumena.
ha questa contezza adesso lì? È importante? Lei dice in parte sì, è come se ehm, anche mm, un certo substrato culturale le avesse fatto accettare la posizione in cui poi lei si è messa di sopportazione, di subire, di accettare un livello sempre maggiore di dolore e di vomitarlo addosso alla figlia, perché anche lei ha iniziato ad assumere degli atteggiamenti simili ai miei. Lei dove sta adesso? Ah, mi fa vedere un posacenere, mi fa vedere la bottiglia, mi fa vedere anche come, non so, dirti delle crisi nervose. Lei dice, io sono nel tutto e ehm, a volte cerco di coprire Michela con un sottile telo d'oro. Sembra che mi arrivi qualcosa tipo, lei ha paura a pensare al suo passato, come se fosse ancora un mostro che in qualche modo la può aggredire energeticamente. E invece il suo tesoro. E invece mi fa vedere è la prima parte, cioè mi fa vedere come nel film, quella parte così dura è la prima parte del film. Mi fa Mm. vedere proprio il disegno della pellicola di fianco, la scritta prima parte, e poi mi fa vedere che inizia una seconda parte, in cui Michela, a tratti è anche più dura proprio, cerca di risollevarsi, di iniziare a credere in se stessa e quando inizia a scegliere la libertà. Da quando non c'è più la mamma, ha seguito la figlia? I primi 10 anni no, dice. E adesso? E adesso con discrezione io provo a farle vedere delle cose d'oro, cioè questa cosa dell'oro. Come? È come se fosse questo colore che per qualche ragione la mamma ha scelto per manifestarsi a lei. Quindi un oggetto d'oro, tipo adesso mi fa vedere una rosa d'oro, ma che può essere, vedo anche una candela dorata. L'oro, il colore oro. Come se portasse Michela a scegliere l'oro per dire "Mm, io ho trovato l'oro". Alle spalle di Michele c'è una lampada con un fusto d'oro, tre sfere d'oro. Le piace l'oro? Sì, sì, un quadro molto... con la cornice d'oro, con dei colori simili all'oro. Un tramonto dorato, un'alba. Quindi diciamo questo. La madre segue la figlia. Il film è il gioco della vita. In quali occasioni è riuscita a mostrarle l'oro? O ha tentato di mostrarle l'oro? Mi viene la parola zio, ma non so chi sia.
C'è una questione che riguarda uno zio, ma zio di chi? Non lo so. Eh, Poi in un contesto come non so se riguarda il suo compagno. Cioè tipo come, sai che non riesco a capire, perché sembra un contesto eh, mm, ospedaliero, come se qualcuno non sia stato bene. E lei è come se avesse portato un qualcosa d'oro che ha cambiato la situazione. Come, scusa? Mhm. Annuivo. Ah. Ok, cosa vuole fare la mamma? E vorrebbe accarezzare il viso di Michela e Non le l'ha già dice, fatto? Mm. è come se non si osasse. Mm, la mamma ti ha fatto bella, dice. La mamma di Michela, ora che è passato un po' di tempo, vede le sue altre vite parallele. Le proprie Mm? Sì, scusa, le proprie. è molto educata, gentile e dice, chiedo scusa a tutti voi, di questo io non posso parlare. Ah, ok. La mamma di Michela vede lì nell'oltre il nipote? Allora, mi fa vedere come se avesse visto che lui è passato, mi fa vedere che è di una bellezza stratosferica, però è come se mi facesse vedere che lui deve fare altre cose rispetto a lei. Quindi lei è come se potesse guardarlo come a distanza, no? Ah, Però non, non va da lui perché lui è impegnato in altro. ok. Allora la salutiamo, ma non la salutiamo definitivamente. La mamma di Michela, ci spostiamo noi col nostro salotto, cioè spostiamo tutto al salotto e lo portiamo dal vicino al figlio, se lui vuole parlare con noi. Sono passati 6 anni. Allora mi fa vedere questa immagine in cui lui è seduto su una poltrona e come se probabilmente è stata una delle tappe che lui ha vissuto, no? Lui su una poltrona, cioè le tappe nell'oltre, e circondato da una serie, chiamiamolo di vizi. Ed è come se lui abbia avuto l'opportunità di entrare in connessione con ognuno di questi vizi. Adesso mi fa vedere questo portacenere che sembra di cristallo, come quello che mi aveva fatto vedere la madre. Michela fuma ancora? Un po', mm, Mm, non allora tanto. forse, ok, forse è per questo, perché diciamo il vizio che è rimasto a Michela, no? Allora entrambi vogliono provare, no? A far vedere questo in particolar modo. Ehm, Ed è come se volesse far sentire a Michela quanto pesa quel posacenere. Quanto pesa? E pesa molto, forse è prezioso, è molto pesante, e dice: sarebbe bello potesse essere solo
un oggetto di bellezza ornamentale, senza essere sporcato dalla cenere. Sarebbe bello che ci mettessi dentro un potpourri con della mela secca, dei fiori secchi e una fragranza di pino. Perché? Qua ho incontrato mio padre. Come se mi facesse vedere questo uomo eh, che è legato al legno, non so perché, alla resina. Mm. E poi anche parla di una ragazza, però la sento appunto abbastanza coetanea. Ho incontrato questa ragazza eh, che ha a che fare con qualcosa di renna, una giacca di renna, una renna, non lo so. Parla di renna o di giacca di renna? Non lo so, sento renna. Chiediamolo anche al figlio. Lui vede le sue vite parallele lì nell'oltre. Sento che sta muto, non percepisco che mi vuole dire questa cosa al Ci momento. rispondono su questo quesito. E, Tu mm, cosa percepisci, Monica? Perché non rispondono? È un elemento che ci faciliterebbe troppo e quindi danneggerebbe? mm, come se dicesse, non ne abbiate a male, abbiamo delle piccole regole e sappiamo quando queste regole possono essere infrante e quando no. Poi vedo che sta scrivendo qualcosa dietro una bolletta, come se scrivesse pagato, 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 no? In verde, con un inchiostro verde. Ma bollette di chi sono? Beh, le bollette sono della mamma. Ok. So Ehm, come, perché è come mi desse l'idea di che c'è qualcosa di prezioso da vendere, ma sembra in termini proprio di, di gioielli, perché mi sembra, o che magari Michela si è dimenticata di avere questa cosa, perché è come se mi facesse vedere delle pietre azzurre, cose del genere, insomma, no? non O la come se casa. lei... No, mi sembra almeno quello che io vedo, e poi non so se intendeva un linguaggio simbolico, però mi sembrano degli oggetti. Ehm, Riguardo alla casa mi fa vedere come se fosse una piuma. Dice adesso, prima era un macigno, adesso è una piuma per te. Come una piuma la sposti e quella piuma diventa anche una penna, la penna di un tempo, per firmare un contratto di vendita. Forse questo, no? Perché poi dopo, come se lei iniziasse a, cioè, a svuotare, no, la casa e a un certo punto come se trovasse qualcosa, rovistando ovviamente, sistemando il tutto, qualcosa di valore, ma che può essere anche una cosa forse d'epoca, perché è come se mi facesse vedere un qualcosa che appartiene al passato, d'epoca, che ha un valore.
Cosa vuole dire il figlio alla madre? Hai le colpe, hai, devo dire, accidenti, queste colpe, Ai ai, che no? Mm. hai le colpe che ci portiamo sul cuore e sulle spalle. Ai, che gran belle bugie che ci raccontano e muoriamo di colpe e di bugie, vergognandoci per ciò che non abbiamo mai fatto. E gli dice, sistema il tuo cuore, che io sono sempre con te e non sarà l'ultimo dei tuoi sogni. L'hai visto che sto bene? L'hai visto che sono finalmente sollevato e in pace? E Eh, però questa cosa non l'ho capita, perché dice fatti guidare, ma non di lì. Come se dicesse fallo un viaggio lì dove vuoi andare, ma pensaci bene prima. Colombia? Sì, mm, mm, Perché? non lo so, motivo. Potrebbe essere Non che, mi insomma, sembra così favorevole. diciamo che lei sia un po' fosse fissata sulla Mm, base dell'esperienza di altri, no? sì, Raccontata, ma finché non si va in un posto non si può avere la, la conferma che lo stesso vale anche per noi. Michela cosa risponde il figlio? non nascondo che mi manchi. Non nascondo che tanti progetti sono andati per aria, sono saltati in aria. Non nascondo che mi piacerebbe vederti e toccarti e riascoltare la tua voce. E lui risponde, ma io ti parlo sempre. Beh, Michela ha un 10,4 di capacità medianica, come potrebbe ascoltarlo, almeno non dico con le orecchie, insomma. È come se quando a volte ci sono, Di sogni? no, come se lui facesse un qualcosa che non ha mai fatto nessuno, che la difende. Tipo, adesso mi dà questo esempio, no? C'è un piccolo battibecco tra lei e il marito. Lui è come se prendesse le sue difese. Quindi in quei momenti è come se lei potesse sentire, cioè come se lei si interrompesse anche nel mezzo della frase, no? Magari sta dicendo questa frase mh, per rispondere, no, al marito. Allora lei si interrompe ed è come se mh, È arrivare a come una se, frase che capisce che non è, si sentisse se dentro di non- sé, dentro la propria testa, che arriva una frase che lei percepisce che non è la sua frase, ok? E che quindi è il figlio che le parla nella testa. Mhm. E sono, vedo come modi che hanno per, dove lui, diciamo così, quasi le dà dei suggerimenti, no? Su come agire e sul fatto che, cioè lei è al sicuro, lei è protetta. E, cioè che lui la sostiene, che le dà ragione. Quel sogno che ha avuto con, con il figlio, dove
ha provato delle belle sensazioni. Mm. Sì, è come se lui mi dicesse io ero carico di bosco, ero carico di natura. Ehm, Volevo farti sentire la pace che ho acquisito, che è la pace del bosco, che è quel silenzio, che è quell'armonia, che io sto bene come fossi un piccolo uccellino a cui non manca nulla. E a volte te li porto degli uccellini perché sono io. E siamo ancora una famiglia, io e te. Non smettiamo di essere. Pensa a me come un uccellino felice, che ha un nido, che ha amici, che ha l'aria, che ha di che mangiare, che è libero. Lui adesso dove andrà? Tale Aureo? Lui dice che come lei, come anche lei, è come se stesse sperimentando la vera amicizia, perché eh, come se avesse avuto dei tradimenti in amicizia, qualcosa così. Mm, Lui, sì, che hanno portato poi delle conseguenze, ehm, anche. anche di tanto dolore. Ehm, Ed è come se, già anche l'anima gliel'ha detto prima, no? Mm, che lei può contare su delle amiche, di non perderle anche se sono a distanza. Mm. Va bene. Lo salutiamo. Si congedi con la madre, dalla madre con un oggetto, un Mm, messaggio. una sfera, sembra di vetro. Eh, e adesso lui la fa vedere come se fosse una di quelle palle innevate, no? Che le volti, scende giù la neve. Ehm, e dice, anche quando fa freddo, mm, c'è sempre un caldo sole per te. E io ti abbraccio come se fossi i raggi del sole. E poi mi fa vedere come se le lasciasse con uno scoiattolo, lasciali uno scoiattolino. Lo salutiamo. Stessa richiesta per la madre. Ecco qua, ho creato una nuova rosa per te e questa è tutta completamente bianca, con poche venature rosa. Vedo che gliela mette dietro all'orecchio sinistro, in modo così da rendere ancora più bello il viso di Michela. E, e le fa notare quanto sia morbida questa rosa, oltre che profumata. Abbiamo fatto pace. E la rosa Michela, la rosa blu? Scegli tu quale indossare in base alle circostanze, la bianca o la blu.
E però è come se mi facesse vedere che la blu magari lei la associa più alla parte prima la sua prima parte della vita, la rosa bianca più adesso, ma sono solo colori e tu fai come vuoi. E vedo che sta cercando come di creare un collegamento felice tra la prima e la seconda parte della sua vita, come un ponte. E dice, questo è il ponte che c'è tra il visibile e l'invisibile. La salutiamo. Sì, lei dice solo la prima parte non condizionerà più la seconda parte. Io e te l'abbiamo deciso ora.